Il valore in termini di qualità, di quantità di vita, che è un qualcosa abbastanza, diciamo, dimisurabile, e credo che sempre più questo elemento dovrebbe sin dall'inizio essere parte anche della contrazione del prezzo del farmaco. Non ci possiamo permettere trattamenti molto costosi, di scarso valore, ma assolutamente non dobbiamo rinunciare a trattamenti di valore anche se costosi. La mia idea è che noi dovremmo ragionare per classi di farmaco, antiangiogenetici, anti-PD1 e così via, valutando qual è il valore aggiunto in un determinato setting di patologia e sulla base di questo valutarne il costo. Io direi per farmaci che permettono lungo sopravvivenze e la curabilità in alcune patologie, probabilmente questo è un valore assolutamente rilevante. Ritengo anche che dovremmo ragionare probabilmente per un fondo nazionale per l'oncologia, perché dovremmo gestire diversamente in una strategia questi nuovi farmaci. Tutti i nuovi farmaci sono straordinariamente costosi e quindi da un lato ci si chiede quale sarà la sostenibilità di tutto questo nel nostro sistema sanitario, non solo nazionale ma direi a livello mondiale. Qualcuno sostiene che paghiamo delle 500 come fossero delle Ferrari, riferendosi al fatto che probabilmente il beneficio che i farmaci danno non è direttamente proporzionale al costo del farmaco. Però il problema del valore in oncologia è un problema che va esteso oltre il costo dei farmaci, perché io non credo che sia un problema di taglio dei costi, credo che sia più che altro un problema di ridistribuzione delle risorse. Il 40% della spesa oncologica in ginecologia viene speso per il follow-up. Nessuno studio ha dimostrato che il follow-up sia in grado di aumentare la sopravvivenza della paziente identificando precocemente la recidiva. Un altro esempio può essere la chemioipertermia. La chemioipertermia nell'ovaio è assolutamente ancora sperimentale, ma in Italia 40 centri la fanno e 24 la propongono come uno standard di cura e ogni trattamento di chemioipertermia costa intorno ai 25.000 euro a fronte di un rimborso di 11.000 euro. Allora, il discorso della ridistribuzione delle risorse deve passare attraverso un taglio prima delle procedure che non hanno dimostrato una fattibilità e poi in un secondo momento da una ridistribuzione delle indicazioni per i farmaci, anche perché la spesa dei farmaci sul totale non è così eclatante come quello che si potrebbe pensare. Una società avanzata deve avere a cuore i più deboli, gli ammalati appartengono a questa categoria. Ora, noi siamo dei medici e dei ricercatori e la nostra vita e il nostro lavoro si basa sullo sviluppo e sulla verifica di nuovi principi attivi in un settore delicato e importante come l'oncologia. Se questo obiettivo si ottiene attraverso farmaci che vengono sviluppati dopo anni di ricerca, questo chiaramente comporta anche poi utilizzarli i risultati di questa ricerca, perché sono finalizzati a questo. Il prezzo dei farmaci è una scelta politica che va concordata. La ricerca che caratterizza i paesi sviluppati deve riuscire ad arrivare sia come metodologia di lavoro, sia come risultati anche nei paesi più poveri. È evidente che anche qui siamo di fronte a un problema politico. Se invece di investire in armi che vendiamo per sostenere le guerre dei paesi poveri, le cui culture sono state stravolte dal contatto col mondo occidentale, riuscissimo ad esportare la ricerca e i suoi risultati, forse il mondo sarebbe più giusto e sarebbe anche un posto più tranquillo.
So you ask a wonderful and provocative question, and that is, how can the oncologists really engage their patients and other members of society in having a very candid conversations about value? We heard today from the guest speaker, Professor Michael Porter, that value really is what matters to the patient. And that's where it begins and where it ends. And it's up to us, scientifically and personally, to really get at that. As a clinician, one-on-one, I can ask my patient what matters most to her or to him. And this is both at the beginning of treatment and perhaps at the end of life, in any different scenario. When we talk about patient preference, we're talking about what matters to that person. Perhaps it's the ability to maintain their independence, their ability to work, their ability to be a good parent. Whatever it is, that needs to be incorporated into the treatment plan. Professor Porter gave us a very beautiful analysis today of how we should think of value in terms of how we propose treatment plans, how we handle the approach to care. He urged us to think more in multidisciplinary teams to really construct centers of excellence around our expertise that are based on volume and experience of the treating clinicians, but to really preserve the voice of the patient along the entire treatment process. So value is defined by what matters to the patient, and our challenge as a society is to figure out how to develop systems of care that will really address the value of the product that we're delivering. So whether we take a very personal view of this or a global view of this, I think it's a very important challenge that was raised, and I really am very happy to see that we're all talking about it and perhaps moving away from old ways of doing things and saying, oh, we've always done it this way, to really entertain new ways of thinking about this that have the patient and the patient's family at the center. That is what we're committed to doing. We're committed to treating that patient and his or her family in the best possible way. So our challenge is to be informed, to deliver expertise, to be efficient, and really to keep it all patient-centered.